Buongiorno, oggi è sabato e anche se mi piacerebbe stare a letto tutto il giorno perché piove tanto qui a Bologna oggi, ho deciso di uscire un po'. In realtà volevo andare a San Luca stamattina perché questa settimana ho lavorato molto, quindi ero seduta praticamente ogni giorno al computer lavorando e volevo uscire, volevo fare una passeggiata, ma purtroppo piove oggi e ha piovuto molto in questi giorni, quindi vediamo. Forse domani mattina dovrebbe essere meglio, ho visto che ci sarà il sole, speriamo, quindi forse vado a San Luca domani mattina. C'è un fiera del libro in piazza 20 settembre e voglio andare perché ultimamente leggo molto, tipo leggo un libro alla settimana, forse 2. Vediamo se trovo qualcosa di interessante. E poi voglio anche fare un po' di shopping perché c'è un negozio vintage e anche cerco nuovi jeans neri. Dovrei non spendere soldi perché questa settimana io e il mio ragazzo abbiamo comprato i biglietti per New York perché andiamo a New York per Natale. Non vedo l'ora, ma ovviamente è un viaggio, una vacanza molto molto costosa. Dovrei risparmiare soldi, quindi forse non è una buona idea di andare a comprare nuovi libri, nuovi vestiti. Ma non voglio spendere troppo, ma giusto per uscire un po' e vediamo cosa trovo. Non vedo l'ora di andare a New York. Ci sono stata, ho i parenti che vivono lì e anche mia sorella è andata all'università lì, quindi sono andata un paio di volte per trovarla e sono andata quando ero piccola, ma mai per Natale. È una cosa che sembra molto meraviglioso, magico. Sì, quindi io non vedo l'ora. Infatti ho visto molti reel e video su TikTok di Natale a New York e adesso guardo questi video e sono già nel mood natalizio, anche se è solo la prima settimana di ottobre. E la prossima settimana vado a Praga per un viaggio da sola. Sono molto contenta perché non ho fatto un viaggio da sola da un po'. In passato ho viaggiato molto da sola, quindi sono contenta di scoprire un nuovo posto da sola, avere un'avventura. È da tanto che volevo visitare Praga perché sembra una città molto bella e con l'architettura molto interessante e anche sono curiosa per provare, assaggiare il cibo. Ho già fatto un po' di ricerca dove mangiare, sono curiosa.
Sono appena tornata finalmente e non è andato molto bene, nel senso che non ho trovato niente. Forse in realtà è una buona cosa perché, come ho detto prima, non dovrei spendere molto soldi, non è male. L'unica cosa che ho fatto bene è ho fatto la spesa perché stasera c'è un piatto indiano che voglio provare a fare, quindi ho dovuto comprare alcune cose per la ricetta. Fuori c'erano un sacco di persone e non me l'aspettavo perché pensavo ok, forse non ci sarà molta gente perché visto che piove tanto, il tempo è molto brutto, ma invece no. Sono andata col negozio vintage e c'era non lo so, i saldi o qualcosa perché era proprio un casino quando sono entrata. Ho visto i cartelli che hanno detto al massimo 8 euro, tutto al massimo 8 euro. Non avevo la voglia di cercare i vestiti e guardare tutte le cose con altre persone super vicino, molto affollato. Ho detto no, perché subito ansia, devo andare via subito perché non me la sento. Purtroppo non ho trovato niente lì e neanche quando sono andata a Scout per cercare i jeans non ho trovato niente, soprattutto perché quando sono entrata e guardavo i jeans mi sono resa conto che in realtà non so che taglia uso o indosso, non so come dire. Solo negli Stati Uniti so che uso 4 o 6, ma i numeri qui sono diversi, quindi non sapevo. Ho preso 28, 29, 30 perché non sapevo e poi quando ho provato questi erano tutti troppo grandi, quindi alla fine non lo so, ma anche troppo grandi, ma anche ancora troppo corti perché ho questo problema anche negli Stati Uniti che io sono alta, quindi quando voglio trovare i jeans, di solito quando provo i jeans sono troppo corti perché sono una ragazza abbastanza alta, quindi anche negli Stati Uniti devo comprare i jeans da un negozio dove hanno altri tagli speciali tipo tall, short, extra tall, quindi io prendo sempre tall o extra tall. Non so se esiste un posto così anche qui in Italia, forse devo aspettare quando torno negli Stati Uniti per comprare i jeans. Poi la fiera è stata carina, ma non ho trovato niente di interessante o che mi piaceva perché c'erano i libri di storia, d'arte belli, ma non c'era niente che mi ispirava molto. C'era un piccolo sezione di libri in inglese, non ho trovato niente. Avevano prezzi buoni, tipo da 5 a 10 euro per i libri, ma i libri erano usati, quindi capisco che hanno un prezzo più basso. Poi sono andata ad Aldi per comprare la spesa, come ho detto, quindi questa era l'unica cosa che è andato bene. Non ho ancora pranzato, quindi voglio mangiare qualcosa perché ho molto fame e non intendo di uscire più in questo giorno perché piove ancora, è proprio una giornata brutta fuori, quindi voglio solo restare qui, mangiare e rilassarmi, forse guardo qualcosa su Netflix. Quindi sto andando verso San Luca, ma volevo iniziare un po' presto perché secondo me ci saranno altre persone con la stessa idea di andare a San Luca oggi perché è una bella giornata.
Mi sono appena fatta una doccia e ho pulito l'appartamento un po', ho dovuto pulire la cucina prima di preparare qualcosa per pranzo. Volevo preparare una ricetta che ho visto su Pinterest l'altro giorno e trovo tutte le ricette su Pinterest, adoro usare Pinterest per trovare le ricette, e ho trovato una ricetta per mac and cheese ma con la zucca. Mi ispirava molto, ma in realtà non faccio spesso mac and cheese, è una cosa americana, ma non ricordo l'ultima volta che ho fatto mac and cheese, forse 4 o 5 anni fa, quindi volevo provare questo. Ma sono una persona che preferisce cucinare mac and cheese con formaggio vero. Sembra strano dirlo, ma nel senso che negli Stati Uniti c'è un sacco di persone che piace mac and cheese con un tipo di formaggio, una marca di formaggio che odio e secondo me è terribile, ma molte persone adorano questo formaggio. Io quando faccio mac and cheese preferisco di usare il formaggio vero, un misto di formaggi. Qui è un po' difficile trovare il formaggio che volevo usare, ma meno male ieri quando sono andata ad Aldi ho trovato cheddar, che è un formaggio che usiamo spesso negli Stati Uniti e a volte è possibile trovarlo anche qui in Italia, ma qui in Italia non è ovunque perché non è formaggio italiano, quindi uso quello e anche fontina. Vedrete che aggiungo anche burro, latte e in questo caso la zucca, e sono curiosa perché non ho mai fatto mac and cheese con la zucca, ma volevo provarlo perché così è una ricetta più autunnale.